Ciao a tutti. Quando si analizzano le dinamiche relazionali tossiche, una figura che spesso emerge con un ruolo cruciale è quella della madre del narcisista. In molti casi questa figura materna funge da scimmia volante numero uno, ovvero il supporto più leale e più potente del narcisista. Il legame tra madre e figlio in queste situazioni assume contorni complessi, in cui il narcisista si avvale del supporto incondizionato della madre per manipolare, controllare e talvolta distruggere la vita delle sue vittime. La madre, in qualità di scimmia volante numero uno, rappresenta una delle figure più difficili da affrontare per chi si trova a interagire con il narcisista. Questo perché il suo coinvolgimento è spesso radicato in decenni di legami emotivi profondi, dinamiche di dipendenza e una visione distorta delle relazioni familiari. Le radici del ruolo della madre come scimmia volante, la dinamica familiare disfunzionale. La madre, che diventa scimmia volante, è spesso il prodotto di una famiglia già disfunzionale, in cui il narcisismo del figlio può essere una proiezione o una conseguenza delle sue stesse carenze emotive. Questa madre potrebbe idealizzare il figlio narcisista, vedendolo come una propria estensione o realizzazione personale. Essere dipendente dal figlio narcisista, trovando in lui un senso di scopo e valore personale che altrimenti le mancherebbe. Essere essa stessa una narcisista, creando così una dinamica simbiotica in cui il narcisismo del figlio è incoraggiato e protetto. La mancanza di confini. In queste famiglie i confini tra genitori e figli sono spesso confusi o inesistenti. La madre potrebbe percepire il narcisista come un progetto da proteggere a tutti i costi, giustificandone i comportamenti tossici e intervenendo attivamente contro chiunque rappresenti una minaccia al suo status o alla sua percezione di sé. Il bisogno di controllo. Il ruolo di scimmia volante offre alla madre una posizione di potere indiretto, permettendole di esercitare controllo sulle relazioni del figlio e di conseguenza sulle persone coinvolte nella vita del narcisista. Comportamenti tipici della madre come scimmia volante. Difesa incondizionata del narcisista. La madre giustifica ogni comportamento del figlio narcisista, minimizzandone gli errori o attribuendo la colpa agli altri, in particolare alla vittima. Può utilizzare frasi come: ha avuto una vita difficile, devi capirlo. Se ti tratta così, forse gli hai dato un motivo. È fatto così, ma ha un cuore d'oro. Screditare la vittima. Uno dei compiti principali della madre come scimmia volante è screditare la vittima agli occhi di altre persone. Questo può includere diffondere voci o falsità per isolare la vittima, usare la propria posizione di madre amorevole per apparire credibile, includere accuse velate che minano la reputazione della vittima, interferenze attive nella relazione. La madre può intromettersi direttamente nella relazione tra il narcisista e la vittima, cercando di controllare ogni aspetto. Questo può includere telefonate frequenti per controllare la situazione, critiche costanti verso la vittima per influenzare il giudizio del figlio, offrirsi come mediatore per favorire il narcisista, peggiorando però la posizione della vittima. Creare un'atmosfera di colpa. Utilizza il senso di colpa per manipolare sia il figlio che la vittima, enfatizzando il proprio ruolo di madre sacrificata e incompresa. Ecco alcuni esempi. Ho fatto tanto per voi e questo è ringraziamento? Non capisci che tutto quello che faccio è per il vostro bene e per la famiglia? Il legame simbiotico tra madre e narcisista. Il rapporto tra il narcisista e la madre scimmia volante numero uno è spesso simbiotico. La madre può trovare nel figlio narcisista un partner sostitutivo, un progetto da idolatrare o persino una fonte di validazione sociale. Questo legame si traduce in una dipendenza reciproca. Il narcisista ottiene un supporto incondizionato e un'alleata per i suoi giochi di manipolazione. La madre ottiene un ruolo centrale nella vita del figlio, rafforzando la sua autostima e il senso di controllo. Le conseguenze sulla vittima. La presenza della madre come scimmia volante amplifica enormemente il danno che il narcisista può infliggere alla vittima. Alcune conseguenze includono isolamento totale,
La madre può convincere altri membri della famiglia o amici comuni a schierarsi con il narcisista, lasciando la vittima senza supporto. Danni alla reputazione. Essendo vista come una figura autorevole e amorevole, le accuse della madre possono essere credute più facilmente, mettendo in discussione la credibilità della vittima. Sofferenza psicologica. La vittima si trova a combattere contro una doppia manipolazione, quella diretta del narcisista e quella indiretta della madre, che agisce da amplificatore del danno emotivo. Come gestire la madre scimmia volante? Mantenere i confini. È essenziale stabilire confini chiari con la madre del narcisista. Questo può includere ridurre il contatto o evitare discussioni che possano essere usate contro di te. Non cedere alle provocazioni. La madre cercherà spesso di innescare reazioni emotive. È fondamentale rimanere calmi e non darle il potere di manipolarti ulteriormente. Costruire un sistema di supporto. Rafforzare il proprio cerchio di supporto al di fuori della famiglia è essenziale per contrastare l'isolamento e trovare alleati che capiscano la situazione. Cercare aiuto professionale. Affrontare una madre scimmia volante richiede spesso l'intervento di un terapeuta che possa aiutarti a comprendere e a gestire le dinamiche tossiche. La madre, come scimmia volante numero uno del narcisista, è una figura potente e spesso devastante per la vittima. La sua posizione di autorità e vicinanza emotiva al narcisista la rende un alleato difficile da contrastare. Tuttavia, comprendere le dinamiche alla base di questo rapporto e adottare strategie adeguate può aiutare la vittima a proteggersi e a riprendere il controllo della propria vita. Ma ricordati che allontanarsi dal narcisista è come liberarsi da una gabbia invisibile e richiede forza per spezzare i legami, ma è il primo passo verso una vita autentica. L'ansia che senti non è un ostacolo, ma il segnale che stai attraversando il confine tra la prigionia e la tua rinascita. Ogni respiro che dedichi a te stessa è un atto di ribellione contro il controllo e una dichiarazione del tuo diritto alla serenità. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.